È una giornata autunnale perfetta, ci sono 18 gradi, un caldo decisamente fuori stagione visto che siamo a metà novembre. Abbiamo deciso di approfittare di questo sole per vedere alcuni borghi sul lago di Como, secondo noi tra i più belli e romantici di tutta la zona. E dato che sappiamo quanto amate gli itinerari per un weekend low budget vicino a casa, eccovi un'idea pronta all'uso. Oggi ci sposteremo tra un paese e l'altro, principalmente a piedi. Da Lecco infatti parte il Sentiero del Viandante, un trekking di 49 km suddiviso in 5 tappe che arriva fino a Colico. Noi percorreremo parte della quarta tappa, da Varenna a Bellano, a detta di molti il tratto più suggestivo del cammino. Ci siamo messi in viaggio questa mattina alle 6 e dopo circa 2 ore di auto arriviamo a Varenna. Ci sono in giro ancora pochissime persone e c'è un vento abbastanza forte ma non fastidioso. Ci fermiamo a fare colazione prima di iniziare a camminare, seguendo le indicazioni per il castello di Vezio. Sono le 9:15, siamo appena partiti dal centro di Varenna e stiamo percorrendo un pezzo del Sentiero del Viandante. Oggi faremo un pezzettino della quarta tappa che va da Varenna ad Ervio. Noi ci fermeremo però prima di Ervio a Bellano per vedere anche l'Orrido e poi torneremo qua a Varenna in treno o in barca. Adesso decidiamo. L'autunno è secondo noi il periodo perfetto per questa escursione, i colori degli alberi sono splendidi. Fate solo attenzione ad indossare delle scarpe da trekking perché il fondo di pietra è abbastanza scivoloso, soprattutto la prima parte di mulattiera fino a Vezio dato che è tutta in salita e non spiana mai. Vi accorgerete di essere arrivati in paese per la presenza di una fontanella e di un antico lavatoio in pietra, posizionati poco prima di un incrocio di stradine lastricate. Oggi purtroppo era chiuso, ma se verrete qui nel weekend potreste visitare il bellissimo castello di Vezio. Il costo del biglietto è di 5 euro, ma il panorama da questa fortezza è impagabile. Il sentiero è davvero semplice da seguire. Ad ogni incrocio ci sono i cartelli segnavia arancioni molto ben visibili. Oltrepassato l'abitato iniziamo la discesa che ci porta sul fondovalle, precisamente all'Orrido di Vezio. Qui scorre un fiume limpidissimo, sentiamo in lontananza il rumore di una cascata che purtroppo non riusciamo a vedere e un ponte in pietra super suggestivo ci accompagna dall'altro lato, vicino a un crotto. È un luogo stupendo, fiabesco. Dopo una breve salita usciamo dal bosco e ci ritroviamo a Perledo. Qui c'è proprio un cambio repentino di paesaggio. Ora ci troviamo a camminare al sole circondati da ulivi e terrazzamenti. La visuale sul Lario è semplicemente meravigliosa. Vediamo anche in lontananza il castello che ci siamo lasciati alle spalle poco fa. Il sentiero costeggia muretti a secco, all'ombra di alberi che hanno già tutte le foglie di uno splendido colore dorato, fino a quando sbuchiamo sulla strada asfaltata. Facciamo poco meno di 1 chilometro sulla carrozzabile prima di rituffarci nel bosco. Qui i rami delle piante hanno forme strane e ricordano un po' delle mani che si allungano verso il cielo. Arriviamo così in un'altra piccola frazione di Perledo. Abbiamo appena passato il paesino di Gittana e dovremmo aver finito la salita. Adesso c'è tutta la discesa verso Bellano. Questa camminata nei boschi ci sta davvero rigenerando, è poco impegnativa tecnicamente e per questo molto rilassante. In più non abbiamo ancora incontrato nessuno, ci sono solo i suoni della natura intorno a noi, è molto bello. Attraversato un ponticello in legno, vediamo sotto di noi il centro di Bellano e in lontananza Dervio, il punto finale della tappa. Noi, come già detto, ci fermeremo prima. Siamo arrivati a Bellano dopo 3 ore e mezza di cammino, compreso le soste per foto e video. Ne approfittiamo per andare a vedere l'Orrido appena prima di pranzo. Scendiamo verso il centro del borgo e dopo poco sulla sinistra troviamo l'ingresso al famoso Orrido. Ci siamo già stati nel 2019 e notiamo che il costo del biglietto è rimasto lo stesso, sempre 5 euro. Quello che è cambiato però è il percorso.
molto più lungo rispetto a prima. È sempre impressionante da visitare, con questo rumore assordante dell'acqua che scorre con forza sul fondo della gola. Se non ci siete mai stati, è uno stop obbligato se siete da queste parti. E poi da dicembre a gennaio la sera l'orrido verrà tutto illuminato per le feste natalizie, un motivo in più per venire qui. Facciamo una passeggiata tra le vie pedonali del centro storico e sul lungo lago. Con questa giornata così limpida, la vista sulle montagne innevate è a dir poco pazzesca. Had this conversation more than 10 times. After 9 I still wish you were mine. Cerchiamo un posticino dove mangiare. Diciamo che la scelta è un po' ristretta visto che quasi tutti i locali sono chiusi per ferie. Facciamo un pranzo leggero in una locanda accogliente e subito dopo andiamo verso la stazione dei treni per tornare verso Varenna. Il treno passa circa ogni ora e il costo del biglietto è di 1,50 € a testa. Anche se il tragitto è breve, la visuale dal finestrino è spettacolare. Non deve essere male fare tutto questo tratto in treno in senso opposto fino alle montagne di Sondrio. E dopo averla vista di sfuggita questa mattina, ora possiamo dedicarci all'esplorazione di Varenna. Notiamo subito che ci sono molte più persone rispetto a Bellano. Non ce lo aspettavamo sinceramente. Dall'imbarcadero imbocchiamo la famosa passeggiata degli innamorati, una passerella sospesa sull'acqua che ci porta in pochi passi nel cuore del centro storico. Il piccolo agglomerato di case colorate che si affaccia sull'acqua è meraviglioso. Nella piazzetta principale c'è un bellissimo locale vista lago, con sedie e tavolini bianchi sistemati proprio di fronte all'acqua. Ci fermiamo qui per fare una merenda. Se non avete ancora pranzato o volete fare un aperitivo, questo potrebbe essere il posto giusto. Dopo il caffè ci spostiamo all'interno del borgo e dopo aver camminato per qualche minuto troviamo una spiaggetta più riparata, con poche persone. È un luogo tranquillo e perfetto per aspettare il tramonto. Il sole infatti sta scendendo dietro alle montagne proprio di fronte a noi e crea un bellissimo gioco di luci sull'acqua. Prendiamo la lunga scalinata che abbiamo alle nostre spalle e ci ritroviamo in una splendida piazza. Questa piazzetta centrale di Varenna è bellissima ed è molto meno frequentata del lungolago, quindi se venite da queste parti non perdetevela, fate un salto anche nella parte alta della città. Tornando verso l'imbarcadero per recuperare la macchina, facciamo un'ultima passeggiata per le vie di Varenna, che ora si è praticamente svuotata ed è completamente diversa. Con il cielo blu scuro e i lampioni accesi è molto affascinante. Ormai l'avrete capito, ci piacciono sempre di più le atmosfere serali, soprattutto il momento blu, è il più bello della giornata. In soli 15 minuti arriviamo alla locanda che abbiamo prenotato per stanotte. Si chiama Locanda dell'Era. Questa volta vi anticipiamo perché lo sappiamo che ce l'avreste chiesto nei commenti. La stanza è grande e pulitissima e poi dal balcone e dalla finestra abbiamo una bellissima visuale. Sicuramente domani mattina sarà anche meglio. Scendiamo per cena. Indovinate un po' Paolo cosa ha scelto di mangiare? Una pizza ovviamente, chi l'avrebbe mai detto. Io invece ho mangiato una zuppa di cavolo verza davvero deliziosa. La mattina ci svegliamo con un panorama splendido davanti a noi. Oggi c'è un po' più nuvoloso, ma la vista è comunque super. Facciamo colazione e ci dirigiamo verso un borgo poco conosciuto che si trova a soli 10 minuti da qui. Prima tappa di oggi siamo con Renno Plinio, è un borgo medievale piccolissimo, ci abitano solo 16 persone ma è stupendo,
Viene chiamato il Borgo dei Mille Gradini, ve ne accorgerete subito appena arriverete perché è pieno di scale per arrivare fino a bordo lago. Per avere l'accesso al borgo bisogna pagare un contributo di 4 euro tramite un'app, è molto semplice, comunque appena arriverete parcheggerete nella piazza principale, ci sono tutti i cartelli su come fare. In giro per le viette di Corenno Plinio non c'era proprio nessuno, eravamo gli unici visitatori. Abbiamo incontrato solo 2 signore del posto che stavano uscendo di casa. È un borgo molto particolare che ha conservato la sua struttura medievale e questo si nota molto. È stupendo camminare in discesa sulle strette scale fino ad arrivare al lago e alla piccola spiaggia. Il castello svetta in cima all'abitato e sulle case si notano tanti dettagli che richiamano la pesca. Seguendo le indicazioni arriviamo in un angolo nascosto dove si trova la Boat Library, una piccola imbarcazione convertita a biblioteca. Queste cose mi piacciono tantissimo. C'è anche un piccolo quaderno dove lasciare una dedica. Se passerete nei prossimi giorni, provate a cercare anche la nostra. Torniamo nella parte alta, nella piazzetta principale, e salutiamo questo piccolo paese così speciale ed accogliente. Dato che siamo qui, decidiamo di fare un'ultima veloce fermata all'abbazia di Santa Maria di Piona. La sua posizione è unica, costruita all'estremità di un promontorio che si allunga parallelo al lago, formando una piccola insenatura molto suggestiva. Il paesaggio è incredibile, sicuramente le immagini del nostro drone rendono meglio l'idea. Per pranzo andiamo verso Lecco e ci fermiamo da Cieco il Pescatore, un locale che ci è stato consigliato da Camilla e Carlo su Instagram. Dobbiamo ringraziarli perché il pesce era davvero fantastico. Prima di tornare a casa abbiamo fatto tappa a Pescarenico, è un rione di Lecco, un po' fuori dal centro ed è molto carino, è un rione storico, dal nome si capisce dove vivevano principalmente famiglie di pescatori. Abbiamo pranzato qui, adesso facciamo una passeggiata. Questa volta non vedremo il centro, ma dato che nell'ultimo video, quello sulle 10 città, in tantissimi ci avete consigliato Lecco, sicuramente torneremo per visitarla meglio. Questo rione di Lecco è caratteristico e conserva tutti i dettagli del borgo dei pescatori. Ci sono anche alcune imbarcazioni tipiche del Lario, chiamate Lucia. È un luogo perfetto per una passeggiata lungo lago e per noi per salutare questo angolo di Lombardia che amiamo. Ogni volta che torniamo sul lago di Como, che sia per visitare i borghi della Greenway, fare trekking a mezza costa come ieri, camminare in Valle Intelvi durante il fogliage dello scorso anno o dormire per la prima volta in un rifugio di montagna, come è successo quest'estate, è sempre una scoperta meravigliosa. Ci sono tantissimi paesaggi diversi in un territorio così ristretto ed è per questo che ci torniamo molto spesso. Fateci sapere nei commenti se conoscevate già tutti questi luoghi e soprattutto consigliateci quelli che secondo voi dobbiamo assolutamente vedere sul lago di Como e che finora ci siamo persi. Siamo davvero curiosi di leggere i vostri suggerimenti. Speriamo che anche questa nuova avventura vicino a casa vi sia piaciuta e che possa essere di ispirazione per un vostro prossimo viaggio. Come sempre vi ringraziamo per essere arrivati alla fine del video. Se volete sostenerci nel nostro lavoro sapete che il metodo migliore è lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e lasciare un commento. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. E piccolo spoiler, se tutto va bene uscirà un video a settimana fino a Natale. A venerdì, ciao!